Siamo a metà giugno. Dopo mesi di condizioni proibitive, finalmente riusciamo a trovare una finestra di tempo, quasi decente, per provare a fare una bella pescata a Bolentino. È l'alba e in mare siamo quasi soli. Buongiorno a tutti! Buongiorno di nuovo. Dopo mesi Torniamo. ci abbiamo messo 3 mesi per andare a Bolentino e non ci crederete mai, siamo a metà giugno e ha piovuto fino a ieri. E oggi il mare fa schifo. Fa veramente schifo. Proviamo a pescare a Bolentino perché volevamo farvi vedere questa tecnica un po' più nello specifico, però c'è un'onda lunga che non so se riuscite a vedere, devastante. Però ci proviamo lo stesso. Nel pomeriggio porta anche brutto tempo. Io e Stefano abbiamo portato un sacco di esche, vi facciamo vedere. Allora, per il Bolentino, soprattutto in questo periodo, dove ci sono tanute grandi, bagri e quant'altro, allora, I calamari. calamaro, che è un'esca, questi congelati, ma è un'esca molto dura che va benissimo. Mi raccomando, non che siano quelli lasciati chissà quanto tempo, perché ovviamente i pesci sono molto sensibili all'odore. Stessa cosa per i gamberi: se li prendete che stanno in pescheria e non hanno la testa nera, hanno sicuramente subito un processo, diciamo, per sbiancarli, hanno messi nell'ammoniaca e quindi rilasciano degli odori che al pesce non piace. Meglio se i calamari li pescate voi, li congelate. Se non riuscite, congelati a bordo vanno benissimo, come questi qui, che sono praticamente, vedete, con tutto il nero, quindi sicuramente non gli hanno messo cose strane. Qualche gamberaccio ce l'abbiamo messi qui dentro. Vanno bene i gamberi tiger e le mazzancolle, e abbiamo portato anche i cappellotti, che sono quei piccoli calamaretti, anche questi congelati a bordo, e quelli si innescano tutti interi. Come vedete, esche dure, noi li preferiamo rispetto al gambero, perché il gambero, come lo vai a mettere giù, se lo mangiano tutti quanti e dura mezzo secondo. Invece il calamaro è un'esca più tenace e consente quindi al pesce più grande di arrivare con calma e mangiare. Ricordate sempre i rifiuti, portateli a casa. Sì, su questo io poi sono molto cattivo, anche perché poi la plastica che buttiamo a mare ce la rimangiamo dopo 10 anni nello stomaco dei pesci. Ora Stefano è un furbacchione, ha preparato anche la pastura, formato ghiaccioli giganti, che andiamo nello yogurt greco. Non c'è yogurt greco, c'è tutti questi scarti di pesce, altre cose qui. Li caliamo giù, poi recuperiamo, diciamo, quello che c'è, quel pezzettino di filo che è avanzato, perché loro si scioglieranno lentamente e vanno a attirare inizialmente questo pesciolame. Però pesce chiama pesce, cominciano ad arrivare pesci un po' più grandi. In realtà quello che buttiamo è solo odore, non è tanta roba da mangiare, e da lì cominceranno ad arrivare gli altri. Ora montiamo l'attrezzatura, poi vi spiego nello specifico cosa stiamo utilizzando, se il mare ci fa pescare. Cominciamo così a pescare, con onde che sono davvero fastidiose, non solo per il nostro stomaco, ma soprattutto per l'azione di pesca. Però non vediamo nessun segnale della presenza di pesci e dopo mezz'ora decidiamo di fare il punto della situazione. Allora, ovviamente i pesci sanno che ci sono le telecamere, visto che lo sanno, proprio oggi, allora stiamo pescando da una ventina di minuti, ma non c'è neanche le perchie ci hanno mangiato, e quindi ci dobbiamo spostare, non c'è niente da fare. Probabilmente la barca ha messo le reti, qualche cosa di strano. Vabbè, ci spostiamo, dai, un posticino lo troveremo. C'è la luna piena comunque, attenzione. Niente? Nada, ha mangiato ma non è rimasto. Ovviamente la prima volta che ci siamo presi le canne da poco, le dobbiamo conoscere, visto che non siamo mai usciti, quindi facciamo il video proprio freschi freschi. Stefano, subito! Vediamo che dice. Che dice?
Oh, tira ragazzo. Vabbè, dovrebbe essere un pesce bianco, questo è già una gran cosa. Che testatina la dà, Che testata la dà. E soprattutto se hai familiari qui sotto. Esatto, quello Vediamo è se hai importante. familiari, magari i genitori, gli zii, cose anziane. Vediamo cos'è. La Nutella, me la fatta Sul calamaro? sul calamaro. Purtroppo questa non devi rilasciarla. No, sei ingoiato tutto. Nel nuovo posto subito mangia qualcosa. È una tanuta, ma purtroppo ha ingoiato l'amo e non riusciamo in nessun modo a liberarla senza fare dei danni. Continuiamo così speranzosi a pescare. Io sto utilizzando una montatura con 3 braccioli per provare più esche: gambero, calamaro e cappellotto. Però, oltre a una mangiata timida, non vedo proprio nulla. Allora la situazione è abbastanza tragica. Passata un'oretta, solo una tanuta, io ci ho avuto mezza mangiata, non abbiamo preso neanche una perchia. Può succedere a tutti di rimanere demoralizzati, i posti però sono ottimi, li conosciamo bene. E Stefano, che ci inventiamo? Attesa, adesso c'è attesa. Vediamo se cambiamo le sorti con la banana. Non fate la solita battuta, 2, 1 la mangi, 1 la bevi e andiamo su. Dopo 6 ore? Non ho neanche idea che sia, guarda. Come sai che quando peschiamo insieme o mangiano uno o mangiano l'altro? Cioè non è che mangiano tutti e due, è incredibile. Cioè, in genere uno raddoppia le catture, noi No, no. noi no. Noi le alterniamo. Però beh. Non scorfano, Scaffarone, madonna. però mi serve il coppo. Aspetta, ti do una mano io. Vediamo se riesco. Ecco il coppo. Oh no, non voglio che se ne vada. No, non se ne va, non se ne va. Valentino non lo riconoscevo. Un po' più avanti. Poi ti pare facile questa cosa. Bellissimo. Vale. La cosa buona è che ha mangiato un pescione, hai visto la canna come la cosa brutta è che è uno scorfano, quindi vuol dire che il pesce bianco non sta ancora mangiando, gli siamo caduti però, sulla già- testa e Già è una buona cosa. Se mi ridai tutta la paratura, io sono contento. Che c'aveva in bocca? Un po'? Non si capisce. Uno di quegli occhioni, e c'è pure un altro pesciolino. Sì, una cicalina minuscola. Fa gastroenterolo. Vero? Ah. No, sulle mani! Niente, oggi mi deve dare la paga il signor Stefano, ma io associo questa cosa al lato della barca, probabilmente Poi ci perché scambiamo. la corrente va verso... No, non fa niente. Poi ci scambiamo. Che ci scambia? Così sfatiamo sta teoria. Che cos'è? Vabbè, dai. La perchiaccia. Vabbè, questo non vale. No, questo no. La prima però. Sciame. Vediamola. Ora hanno dei bei colori questi. Farla pure essere brutta, già una rottura di palle. Via. Perchia. Mandaci qualcuno. E la perchia effettivamente qualcuno ce lo manda, sotto forma di una bella rete alla quale mi intreccio un paio di volte, perdendo tutto. C'è sicuramente una rete, che sono 2 volte che la prendo. E niente, ci dobbiamo spostare. Ho già rotto 2 braccioli. Che perso tutto. Bracciolo? Perso il bracciolo, perso tutto. Ma come si dice, si chiude una porta e si apre un portone. E nel nuovo posto le cose vanno diversamente. Eccolo. Perché no, Ah, sarago fasciato. Potrebbero essere, si sta secondo me potrebbero essere saraghi. Ora subito si stanno mangiando dei saraghetti fasciati. Ovviamente sono piccoli e abbiamo ributtati un paio. Beh, non tenete pesci così piccoli perché oltre al danno che fate, ma veramente vi mangiate solo le spine, È inutile, meglio un pesce buono che 100 piccoli.
E dopo qualche sarago è il momento delle perchie. Questi pesci quando si pesca a Bolentino purtroppo non mancano mai, è anche difficilissimo rilasciarle perché vanno subito in embolia. Chi è lui o non è lui? Preso pure da fuori, mi sembra. Dopo le prime perchie, qualche pesce più carino comincia a farsi vedere. Ho mangiato qualcosa che in origine mi sembrava una perchia, però ora non tira da perchia, quindi vediamo un po'. No, non è perchia, è un pagello. Pagello. Questo non lo posso tirare su di peso. Servirà il guadino, signore. Pure. Adesso ti ha tirato la telecamera. Ma si allunga sta cosa? Sì. Vai, in the net. Non è, vabbè, lo ributtiamo, va. Ciao. Ma quello no. Quello no. Sì, sì. È un po' troppo. Mo stiamo a ributtare pure gli squali. Come vi dicevo, la maledizione della barca è sempre vera. Ora si pesca solo dal mio lato. Un bel sarago fasciato. Tanutelle, 2. Scusi amico mio, ma cosa sta succedendo? Mangiano solo da questa parte? Guardi. Sto cercando questo calamaro 10 volte, qui in mezzo. Sto a fare il tip tap sul calamaro. Attento al coso, attento. Tu vuoi pescare con 12 canne? Io vado con 2 canne. Vai. Allora, io e Stefano ci siamo presi un paio di cannette nuove perché ultimamente ci stavano mangiando dei mostri, però ci spaccavano perché canne molto corte, diciamo anche non di qualità enorme. Ora stiamo pescando con 2 canne invece di una qualità un po' maggiore, la Challenge Superior. Allora io sto utilizzando la telescopica, Stefano invece diciamo una ripartita, una canna diciamo in più sezioni, 3 sezioni, la sua ha 3 cimini e addirittura il secondo elemento cambia per utilizzare o 100 grammi fino a 500 grammi, ora però stiamo pescando 100-300. Invece questa qui è fino a 100 grammi perché io volevo provare un po' più leggero. Allora, perché una canna lunga piuttosto che una canna corta? Perché oggi non è il caso, però di solito quando il pesce è sospettoso, soprattutto le orate, nel periodo di settembre-ottobre, è necessario allungare il finale. Si possono utilizzare 3 braccioli con una canna più lunga e quindi si pesca, diciamo, si può pescare un po' meglio. Ora lo sto utilizzando invece in 4 metri, perché vedete questa qui è il secondo elemento, si può chiudere ed ha proprio una sezione dedicata per poter utilizzare la canna in 4 metri sostanzialmente, che quando si pesca con una montatura non troppo complessa è decisamente più comoda, più maneggevole. Stiamo toccando, ce l'ho pure. Sta tremato. Ora hanno cominciato a mangiare proprio a rotta di collo qui a destra perché è cambiata corrente, si è un po' fermato il vento. Io stimo una tanuta, lei cosa dice? Penso. Ecco, Nutella. Nutella. La ributtiamo. Divertente. Ciao. Femmina o maschio? Femmina. Femmina. Sono piccole, sono femmine. Tutte femmine. Sono un bel po' controluce. Sono controluce, vero? Che dopo qualche pesce, diciamo, bisogna cambiare un bracciolo perché tra corrente, esche che giravano, pesce e tutto si è arrotolato. Intanto Stefano sta dando il meglio di sé, Con le perchie. Mi sto dedicando al perchione. Facci vedere questa perchiona. Che poi tu non ce l'hai sottile con gli ami, No, io sto cercando via i squali. Tira come una busta di plastica, quindi o è una perchissima o è uno scurfanone. Basta, spegnete le telecamere, li vado a buttare nel pozzo. Perché again.
con la bocca aperta, che vanno in giro con la bocca aperta, no? Fanno la resistenza di un autobus. Niente? No, cambiamo esca. Anzi, mi sembra cambio pure i braccioli. Allora, la montatura di oggi è una montatura decisamente semplice, quindi abbiamo due braccioli di 60 cm l'uno, con una girellina e diciamo una brillatura di 10 cm. Oggi li usiamo relativamente corti perché comunque ci aspettiamo corrente, vedete che si balla, un bracciolo più lungo sarebbe devastante, si attorciglierebbe sempre. Io sto utilizzando uno 0,26 e uno 0,22 come diciamo finale, fluorocarbon, abbastanza sottili, ma comunque l'acqua qui in Sardegna è sempre abbastanza chiara. Poi ve lo faccio vedere meglio nel prossimo video come realizzare una montatura davvero semplicissima, senza stare lì con la colla, le perline. Ci mettiamo 2 secondi e potete cambiarla sempre. Stai, tu non mi dici niente qui e catturi? Aia! Ti morde. Bella questa, eh? Questa è un po' più decente, diciamo. Tirava? Dai, non male. Se cominciassero a salire taglia non sarebbe male. Ma il mare ci sta cacciando. E dopo innumerevoli tanute e altri pesci che ributtiamo, finalmente qualcosa di decente a bocca. Stiamo facendo un bel combattimento, eh. Eccolo. Cappone, 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 cappone. Prendi il retino, va. Redino. Dietro. Dammi qua. Bravo. Cappone. Il cappone è un pesce meraviglioso ed è sempre bellissimo pescarlo. E proprio mentre lo sto immortalando, Stefano mi dà l'impressione di tirarne su un altro, ma in realtà si tratta della solita perchiona. Allora, il cappone è sempre questione di gran c***o, come dico io, che a Bolentironi devi un po' capitare sopra, soprattutto dopo che ci siamo spostati. Però tra le due botte di sedere, quella più grande è stata la sua, perché il suo era il doppio del mio. C'ha il culo più grosso. Sono più anziano. Niente, purtroppo oggi dobbiamo terminarla così per 2 motivi. Il vento sta decisamente aumentando e anche il mare. Era già difficile pescare prima, ma ora Stefano è impossibile, vero? Cioè non riusciamo proprio a sentire le toccate, i pesci sono anche un po' fermati. Abbiamo capito il motivo dell'assenza di pesce in questo posto, che era fantastico, perché ci stanno strascicando a 100 metri da noi, anche se qui è una zona rocciosa, ma purtroppo con lo strascico distruggono veramente tutto. Visto che siamo in tanti, cominciamo a farci sentire. Ci siamo però divertiti, dai, dico la verità, andare a pesca è sempre bello, si passa un bel momento, una bella giornata. E ora Stefano sta recuperando, cos'è, una perchiona? No, niente. Niente, del piombo. È l'esca. È l'esca. Però abbiamo provato queste canne che ci siamo presi perché finalmente volevamo pescare decentemente. Il problema è che non abbiamo trovato i pescioni che ci aspettavamo, ma li troveremo. Prossimamente magari andremo anche un po' più a largo se il mare ce lo consente. Comunque nel prossimo video vi spiego meglio la montatura, qualche tocchettino in più che abbiamo utilizzato. Per quanto riguarda le esche, oggi in realtà hanno mangiato principalmente sul cappellotto e sul calamaro. Il gambero non gli è piaciuto più di tanto e anzi è rimasto abbastanza intatto. Dai, ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto un like e condividetelo. Ciao a tutti! Ciao!